Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Wargames per Passione. Io sono Falcon e stasera faremo questo unboxing. SPQR Revised Edition edito dalla Warlord Games. Cos'è SPQR? SPQR sostanzialmente è uno skirmish massivo dove permette ai giocatori di impersonare un eroe e mettersi alla testa di una banda da guerra e sfidare ovviamente le bande da guerra del proprio avversario. È possibile appunto inscenare battaglie dalla Roma di Cesare alla Roma imperiale. Ovviamente ci saranno anche tutti i principali nemici che Roma ha affrontato nel corso della storia. Scoprirete che non saranno affatto da meno. Però adesso sto diventando un po' prolisso. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ma prima di procedere con il video vi chiedo di mettere like, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Ed eccoci qui a procedere con il nostro unboxing. La scatola non è gigantesca. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Dentro abbiamo due bande da guerra, una banda romana e una banda di Celti con i loro rispettivi eroi, un eroe romano e un eroe dei Celti, il regolamento base, le carte unità per dei riferimenti rapidi sui profili delle regole speciali che sono sempre comode, dadi, quelli non mancano mai, trasferibili per gli scudi, contenuto secondo me di tutto rispetto al prezzo che vi darò alla fine. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, il primo che si fa sotto è il regolamento base. Il regolamento base è, come vedete, a colori, è in inglese, ma non abbiate paura, è scritto in un inglese comprensibilissimo. Le regole di questo gioco principali sono tipo una trentina di pagine, tutto il resto è dedicato alla costruzione della banda da guerra, la personalizzazione dell'eroe. Questa è una cosa molto interessante, perché ci si può costruire l'eroe con il talento, questo richiama poi il GDR, con i talenti che si vuole per personalizzarlo, e a seconda delle campagne anche che si faranno, perché questo gioco è costruito e incentiva le campagne, è possibile farlo salire d'esperienza e acquisire così nuovi talenti. Ci sono vari scenari base, scenari a tema per ogni civiltà, come vedete ci sono i romani, ma c'è anche la Macedonia, ci sono anche gli Spartani, ci sono i Celti, i Germani, così via, diciamo i principali, e ovviamente liste degli eserciti, perché signori avete tutto in questo regolamento. Brava Warlord, non devo portarmi dietro 200 cose separate. In questa scatola abbiamo qui dei riferimenti rapidi delle regole, sempre comodi, e fa anche da separatore tra il libro e le miniature. Ed eccoci qua, predilette. Cosa abbiamo qua? Beh, qua cominciamo subito con i blister dei Galli. Ne abbiamo tipo 40 guerrieri Galli, Celti, vabbè, comunque sono sinonimi. 2 blister comando, come vedete, gli stendardi, e 2 blister normali, sufficienti per assemblare 40 omini. Abbiamo 12 arcieri Celti in resina. Queste sono novità della Warlord, il fatto che siano in resina, perché ero abituato a vederli i modelli particolari in peltro, e quindi questa è una cosa interessante. Così potete constatare la qualità. Ecco, vediamo un po'. Beh, direi che la qualità non è male per essere un modello in resina. Certo, bello, non vedo particolari sbavature o altro. Scudi in resina dei Celti per personalizzarli. Ci sono anche quelli in plastica e blister, ma hanno aggiunto anche questi, anche perché guardando bene il blister non sono proprio sufficienti, perché effettivamente ce ne sono 4 ogni 10 modelli, quindi sì, mi correggo.
questi scudi in resina vanno a completare il range dei Celti. E ultimo ma non ultimo, l'eroe celta che fa compagnia all'eroe romano. Che non sono fan dei Celti, ma questo signore è in una posa abbastanza fica. Il modello si presenta bene, è tanta roba, brava Warlord. Passiamo ai romani. Onestamente il modello non ha una delle pose migliori, però diciamo io, non è delle pose migliori, però il livello di dettaglio non è affatto male. I romani dal canto loro schierano 16 legionari. Questo è il blister di comando e dovrebbe essercene, se non ho sbagliato a guardare, no, ce ne sono due, stavo dicendo un'altra minchiata, ma ce ne sono due, così da poter fare 2 centurioni, 2 stendardieri, 2 trombettieri o buccinator come li chiamavano nell'antica Roma, e 8 legionari equipaggiabili con scudi gladi, fionde, ma anche pila, quindi hanno un range anche loro di armi abbastanza valido e vasto. Completano le miniature le basette, ben 25 basette di plastica da 25 mm, le carte unità che vi dicevo prima, queste dei legionari romani, e i profili dietro, le opzioni, le regole speciali e i parametri, l'eroe, e uomini della tribù, i guerrieri e l'eroe gallo. Quindi diciamo che sono un valido aiuto queste carte. Ultimi i dadi, certo non il massimo, ma per chi inizia vanno più che bene. I trasferibili per gli scudi della legione e i trasferibili degli scudi dei galli, 2 foglietti. E siamo giunti alla fine di questo unboxing. Un unboxing molto interessante perché, come abbiamo visto, qui dentro c'è tutto quello che serve a 2 giocatori per appunto iniziare a giocare ad SPQR. Tutto questo la Warlord lo offre alla cifra di 54 euro, una cifra secondo me da tenere conto, dato che in altri contesti wargameristici non viene offerto tutto quello che c'è qui dentro a quella cifra, e questo secondo me gioca a favore di questa scatola. Non mi rimane che concludere questo video sperando che questo unboxing vi sia piaciuto, che il gioco vi abbia incuriosito, e soprattutto scrivetecelo nei commenti se desiderate che approfondiamo SPQR con delle recensioni e del battle report. Quindi non mi rimane che salutarvi ragazzi, da Daniele è tutto, da Wargames per Passione è tutto, ci vediamo.